Che cosa hanno in comune insetti e auto d'epoca? Entrambi amano molto l'estate e quindi a volte basta fare pochi chilometri per trovarsi tutto il frontale dell'auto, calandra, fari, paraurti, parabrezza e specchietti ricoperti di insetti. Per risolvere questo piccolo grande problema il fattore tempo è essenziale. Prima rimuoviamo i moscerini e meglio sarà. Se li lasciamo seccare sulla carrozzeria, non solo saranno molto difficili poi da rimuovere, ma rischieremo di macchiarla in modo indelebile perché innescano una reazione acida che va addirittura a corrodere la vernice, le cromature e le plastiche della nostra auto. Potrebbe allora venirci la tentazione di prendere il primo panno che abbiamo sotto mano e a secco cercare di rimuovere i nostri moscerini. Cosa assolutamente da evitare perché in questo modo noi potremmo graffiare la nostra carrozzeria. Il modo giusto per risolvere il problema è effettuare un lavaggio completo, quindi ci spostiamo nell'area dedicata. Visto che i moscerini sono molto ostici da rimuovere, dobbiamo prima pretrattare la parte con un prodotto specifico emolliente che ci aiuterà a distaccarli molto più facilmente. L'operazione è abbastanza semplice, dobbiamo spruzzare il nostro prodotto, preferibilmente partendo dal basso, avendo cura di coprire tutte le zone interessate. Ricordiamoci sempre di lavorare su carrozzeria fredda e quindi all'ombra. Spruzziamo in abbondanza per essere sicuri di coprire tutta la zona interessata dal problema dei moscerini e lasciamo agire il prodotto senza mai farlo asciugare. Dopo aver fatto agire il prodotto risciacquiamo abbondantemente e vediamo come i moscerini si distaccano molto facilmente. Sui moscerini più ostinati possiamo applicare una seconda passata di prodotto usando sempre la tecnica del partire dal basso e magari aiutarci in questo caso con un pennello morbido che io preferisco sempre inserire nel prodotto e molto delicatamente, per evitare di graffiare, andare a staccare i moscerini rimasti. Se i moscerini sono rimasti per troppo tempo, purtroppo risulteranno molto ostici comunque da eliminare. Anche sul pennello. E andiamo a eliminare gli ultimi residui. Quelli che proprio non vengono via sono scheggiature causate dai sassolini lanciati alle auto in corsa, in autostrada. E adesso risciacquiamo tutto quanto e controlliamo il risultato. I moscerini sono spariti. Trattiamo allo stesso modo il parabrezza, nebulizzando, e poi, dopo aver lasciato agire magari un po' il prodotto, aiutandoci con il pennello. Il parabrezza è meno sensibile della vernice, quindi possiamo andare anche con un po' di energia in più. E trattiamo anche gli specchietti nella stessa maniera, lasciando agire e poi magari in questo caso agendo col pennello in questo modo, sempre con delicatezza. E adesso risciacquiamo. Adesso procediamo con il normale lavaggio, riempiamo il nostro doppio secchio e inseriamo lo shampoo. 4 tappini circa di shampoo per un quantitativo di 10 litri d'acqua.
Ok. E adesso schiuma. E passiamo al lavaggio. Nel secchio di acqua pulita risciacquiamo ed eliminiamo tutto lo sporco che abbiamo accumulato nel guanto e poi prendiamo acqua e shampoo per un secondo passaggio. E adesso procediamo al risciacquo. E adesso procediamo all'asciugatura. Ricordiamoci sempre di tamponare senza mai usare pressione, senza sfregare e poi procedere scendendo verso il basso. I nostri nemici erano piccoli e molto agguerriti, ma anche stavolta l'abbiamo spuntata noi.